Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clobecare di Facoper SpA. Ultimo aggiornamento, 24 novembre 2021. Cos'ha Clobecare? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clobecare durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Clobecare? Clobecare è un farmaco a base del principio attivo clobetasolo propionato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi, molto attivi, gruppo IV. È commercializzato in Italia dall'azienda di Facoper SpA. Clobecare può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clobecare 500 microgrammi /G shampoo 1 flacone da 125 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: di Facoper SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clobetasolo propionato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: shampoo. Indicazioni: trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto di moderata intensità nei pazienti adulti. Posologia: il clobetasolo propionato appartiene alla classe più potente di corticosteroidi topici, gruppo IV, e l'uso prolungato può provocare gravi effetti indesiderati, vedere paragrafo 4. Se il trattamento con un corticosteroide locale ha clinicamente giustificato oltre 4 settimane, deve essere presa in considerazione una preparazione di corticosteroidi meno potente. Cicli ripetuti ma brevi di clobetasolo propionato possono essere utilizzati per controllare le riacutizzazioni, vedere i dettagli di seguito. Posologia: applicare Clobecare direttamente sul cuoio capelluto asciutto una volta al giorno, coprendo e massaggiando accuratamente le lesioni. Una quantità di prodotto equivalente a circa mezzo cucchiaio da tavola, circa 7,5 ml, per applicazione è sufficiente a coprire tutto il cuoio capelluto. La dose totale non deve eccedere 50 g per settimana. Modo di somministrazione: per uso cutaneo. Da utilizzare esclusivamente sul cuoio capelluto. Dopo l'applicazione Clobecare shampoo deve restare a contatto con il cuoio capelluto non occluso per 15 minuti prima di sciacquare. Lavare accuratamente le mani dopo l'applicazione. Dopo 15 minuti, sciacquare accuratamente il prodotto con acqua o, se necessario, lavare i capelli utilizzando una quantità aggiuntiva di normale shampoo per facilitare il lavaggio. Quindi, asciugare normalmente i capelli. La durata del trattamento deve essere limitata ad un periodo massimo di 4 settimane. Non appena si osservano dei risultati clinici, le applicazioni devono essere distanziate ad intervalli regolari o sostituite, se necessario, con un trattamento alternativo. Se entro 4 settimane non dovesse verificarsi alcun miglioramento, potrebbe essere necessario effettuare una nuova valutazione della diagnosi. Cicli ripetuti di Clobecare shampoo possono essere utilizzati per controllare le esacerbazioni, a condizione che il paziente sia sottoposto a regolare controllo medico. Popolazioni particolari: anziani. La sicurezza e l'efficacia di Clobecare shampoo nei pazienti geriatrici con un'età superiore ai 65 anni non sono state stabilite. Compromissione renale. Clobecare shampoo non è stato studiato nei pazienti con compromissione renale. Insufficienza epatica. I pazienti con grave disfunzione epatica devono essere trattati con particolare cautela e devono essere strettamente monitorati per gli effetti indesiderati. Popolazione pediatrica. L'esperienza d'uso nella popolazione pediatrica è limitata. L'utilizzo di Clobecare shampoo non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni ed è controindicato nei bambini al di sotto di 2 anni di età, vedere paragrafi 4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. Clobecare shampoo non deve essere applicato sulle aree cutanee affette da infezioni batteriche, virali, varicella, herpes simplex, herpes zoster, micottiche o parassitarie, ferite ulcerose e malattie cutanee specifiche, tubercolosi cutanea, malattie cutanee causate dalla sifilide. Clobecare non deve essere applicato sugli occhi e sulle palpebre, rischio di glaucoma, rischio di cataratta, o sulle ulcere. Bambini di età inferiore a 2 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Può essere osservata ipersensibilità ai corticosteroidi.
Pertanto, il clobetasolo propionato non è raccomandato nei pazienti che sono ipersensibili agli altri corticosteroidi. Sono stati segnalati casi di infezioni gravi, inclusa fascite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere clobecare durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere clobecare durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso del clobetasolo propionato per uso cutaneo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere il paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clobecare shampoo non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Durante lo sviluppo clinico di clobecare 500 microgrammi/g shampoo, la reazione avversa al farmaco riportata con maggiore frequenza in un totale di 558 pazienti che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È molto improbabile che si verifichi un sovradosaggio acuto. Tuttavia, in caso di sovradosaggio cronico o di uso improprio, potrebbero presentarsi manifestazioni di ipercortisolismo. In questo caso, il trattamento dovrebbe essere interrotto gradualmente. Tuttavia, a causa del rischio di soppressione surrenalica acuta, l'interruzione del trattamento deve essere effettuata sotto controllo medico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi, molto potenti, gruppo IV, codice ATC. D07 ad 01. Meccanismo d'azione. Come altri corticosteroidi topici, il clobetasolo propionato ha proprietà antinfiammatorie, antipruriginose e vasocostrittive. Il meccanismo dell'attività antinfiammatoria DEI, proprietà farmacocinetiche. Studi in vitro sul rilascio/assorbimento percutaneo condotti sulla pelle umana hanno dimostrato che solo una piccola percentuale, 0,1%, della dose di clobecare shampoo, applicata per 15 minuti e poi sciacquata, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rilevano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologia, di tossicità a dose singola e ripetuta e di genotossicità. La carcinogenicità di elenco degli eccipienti: alcol etilico, colqualchildimetilbetaine, sodio lauryletere solfato, poliquaternium 10, sodio citrato di idrato, acido citrico monoidrato, acqua purificata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clobecare a base di clobetasolo propionato sono: Etrivex. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.